Buongiorno, buongiorno. Iniziamo subito con le domande. A Sonia, Sky. Mourinho, io vorrei tornare sulla sua insoddisfazione post CSKA, dei passaggi secondo me molto interessanti. Credo che lei si riferisse a qualche distrazione difensiva, a dei momenti di non sufficiente intensità in mezzo al campo. Questo significa secondo lei che c'è un gruppo della squadra che ha recepito i suoi principi di gioco, la sua filosofia di calcio e qualcuno no ancora? No, no, per niente. È stata una partita e sarebbe troppo facile per me di dire 5-1 siamo stati perfetti, sarebbe troppo facile. Io non voglio andare in questa direzione con la mia squadra. Tutte le partite analizziamo quello che pensiamo aver fatto bene, i problemi che abbiamo avuto. In quello senso penso che abbiamo condizioni per fare meglio. Non dico un risultato meglio perché non mi aspettavo un risultato così, però meglio dal punto di vista della qualità del gioco e del performance difensivo. Penso che loro hanno avuto inizio partita e inizio secondo tempo, loro hanno avuto momenti di controllo. Marchetti, Ansa. Buon pomeriggio, mister. E io le volevo chiedere, visto che è stata una settimana in cui si è parlato molto anche del futuro stadio della Roma, lei ha allenato tanto in Premier, insomma, dove gli impianti sono all'avanguardia e tutto. La Roma da 10 anni non riesce a ottenere risultati però sotto questo aspetto. Non so se c'è anche un messaggio che voleva mandare anche a quello che sarà il futuro sindaco di Roma, qualunque esso sia, per cercare di velocizzare quello che è un iter che ormai veramente si protrae da anni. No, prima di tutto io sono allenatore di corpo e alma, faccio quello che mi piace fare, che amo fare da tanti anni e non voglio essere niente di più che un allenatore con un legame importante alla società, al club, ai tifosi, alla città, senza dubbi, però sarò sempre allenatore. Ovviamente che avere un stadio di proprietà, ci sono tante cose positive per una società, però ho letto con grande soddisfazione quello che la signora Raggi dice della Roma e principalmente dice quando si riferisce ai proprietari. Si sente ovviamente un rispetto molto grande e si vedrà il futuro, però io allenatore e da momento non voglio dire molto di più. Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Visto che lei ha detto di pregare a San Pietro tutti i giorni per gli infortuni, abbiamo visto che Vigna non sta bene, non so se anche Mkhitaryan ha qualche problema. Comunque le volevo chiedere se l'ha soddisfatta Ibañez come terzino, visto che è sembrato un po' in difficoltà, e poi a proposito sempre della partita dell'altro giorno, che cosa sta succedendo a Villar? Perché è un giocatore che sembra aver perso anche un po' di entusiasmo, almeno questa è l'impressione che dà da fuori, se è così. A me mi fa un po' non capire molto bene, perché è successo lo stesso prima di Sassuolo. Siamo stati qui e praticamente non abbiamo parlato di Sassuolo e siamo qui già da qualche minuto e ancora non abbiamo parlato del Torino. Sembra che voi cerca altre cose che no, quello che è o deve essere veramente una press conference pre-partita. È pre-partita, non è post-partita. Post-partita ho fatto delle cose l'altro giorno e non ho fatto di più, perché la UEFA ha organizzato le cose di un modo che era mezzanotte, io ancora ero di là. Io pensavo più di parlare sulla prossima partita in meno di questo.
Io non so molto bene come ti rispondere. Di Vigna e di Mkhitaryan è facile di rispondere. Hanno due piccoli problemi, però piccoli, e con la qualità della gente che lavora in dipartimento medico, in dipartimento di sport science in connessione con il dipartimento medico, abbiamo gente di una qualità tremenda e con questa gente io mi aspetto sempre delle cose positive. Per questa ragione sono ancora in aspettativa di poter avere i giocatori disponibili. Domanda su Villar, non capisco. Perché la domanda? Perché l'anno scorso era titolare, giocava praticamente sempre e quest'anno non lo fa. Che ti posso rispondere? Paolo aveva una visione di calcio diversa della mia, aveva delle opzioni diverse della mia. Il prossimo allenatore della Roma avrà opzioni diverse della mia e qualche giocatore che è super titolare con me, con il prossimo allenatore non lo sarà. Non c'è nessun problema con Villar. Magari il problema di Villar è che Cristante e Veretout stanno giocando molto bene e questo non è un problema di Villar, è una cosa molto buona per la squadra, non c'è nessun problema. E parlare di titolare, non titolare, nel nostro modo di stare qui dentro non ha un senso molto profondo, perché come hai visto abbiamo cambiato tanti giocatori per la partita di CSKA e perché ci fidiamo di tutti. Non è un terzino, è ovvio che non è un terzino. È ovvio che non è un terzino che può giocare alto, che può arrivare in posizione di cross, ovviamente non è. Può fare la posizione come un'emergenza, può fare la posizione con una prospettiva più difensiva, però non sarà mai ovviamente un terzino. Zucchelli, la Gazzetta dello Sport. Eccomi, buongiorno. Ciao. Io volevo chiederle che Verona si aspetterà domani e lei parla spesso di tempo, no? Volevo chiedere il fatto che vengano esonerati 2 allenatori, è successo al Verona ma anche al Cagliari dopo sole 3 giornate. Secondo lei c'è poco tempo? I presidenti danno poco tempo agli allenatori per costruire le squadre in assoluto? A me non piace parlare della casa degli altri, sono loro che devono spiegare principalmente ai loro tifosi, al mondo del calcio, per che ragione hanno deciso così. Per me da lontano l'unica cosa che posso dire è che mi dispiace tanto per due colleghe che sono stati esonerati così presto, però perché quello che è dietro questa decisione non è roba mia, non lo posso dire, però veramente non posso dire molto di più. Sono contento che Mazzarri torna, abbiamo giocato insieme in Italia, abbiamo giocato insieme in Inghilterra, sono contento che lui torna. Tudor, se cercava un'opportunità di tornare in Serie A come allenatore, l'ha trovato adesso e sono anche contento per lui. Ovviamente mi dispiace Eusebio, mi dispiace Semplici, io auguro che possano tornare al più presto. Lo Monaco, il romanista. Sì, buongiorno. Ciao, buongiorno. Io volevo chiedere una cosa sul suo staff, perché per esempio l'ultima partita di campionato col Sassuolo mi è sembrato che un gol sia nato in panchina. Tra l'altro ho visto anche esultare molto i suoi collaboratori, immagino perché forse avevano messo qualcosa in più, no? Sul calcio di punizione mi riferisco, studiando la posizione della barriera del Sassuolo. Può essere un segreto del suo successo, Mourinho? Cioè il fatto che lei abbia uno staff, tra l'altro
sempre molto giovane, vedo, nel senso ragazzi che la affiancano, tipo Sacramento che mi sembra molto giovane. È anche uno dei suoi segreti, cioè avere comunque vicino sempre collaboratori, immagino anche stimolanti da questo punto di vista, che sono sempre più aggiornati, perché io vedo molti colleghi suoi, magari che hanno allenato in passato, che si sono portati dietro magari uno staff per 20 anni. Mi pare che lei in questo senso sia uno che cambia spesso, e volevo capire com'era la sua visione, evidentemente parlando proprio della preparazione della sfida col Verona che domani, senza avere troppi punti di riferimento. Grazie. No, guarda, la verità è che quando io sono iniziato come allenatore 20 anni fa, oggi non c'è nessuno di quello primo staff tecnico, non c'è nessuno. Però è anche verità che per tanti anni siamo stati praticamente le stesse. Oggi quello che è da più tempo con me è l'Alin, che viene dal 2010 del Real Madrid, è quello che sta con me da più tempo. Tutti gli altri abbiamo cambiato per ragioni diverse, qualche volta opzione loro di cercare un'opzione diversa di carriera, altre volte opzione mia di prendere persone con altro tipo di qualità che possono essere più adatta alla situazione del club. Per esempio qui ho preso 2 preparatori atletici, uno per lavorare direttamente con la squadra, uno per lavorare più sulla individualità e più sulla prevenzione, il recupero. Dipende dalla situazione, dipende dell'organizzazione, però considero che siamo un staff oggi molto molto bravo, perché io sono arrivato con 4 e oggi siamo 14, 16, perché la gente che era qui, gente di qualità, gente aperta a imparare il modo di lavorare con me, tutta questa gente che è qua in dipartimento medico, recupero, sport science, analiste, tutta questa gente qua, oggi è il mio staff. E come dicevo io, sono arrivato qui con una piccola Hyundai con 4 collaboratori e adesso quando andiamo a partita andiamo in pullman e c'è un pullman praticamente tutti per il mio staff, che è un staff che un giorno diventerà staff di qualcun altro che arriverà dopo me. Questo per me è molto importante, è costruire un staff che lavora con me per costruire una base di lavoro che un giorno più tardi possa essere. E lavoriamo tanto come staff, e festeggiamo insieme, e quando arriverà il momento di negativo saremo insieme ancora di più. E mi piace lavorare con gente, non dico giovane di età, perché per me età nel calcio non significa tanto. Mi piace lavorare con gente che pensa, che analizza, che pensa 24 ore, che siamo a casa e che ci chiamiamo alle 11, alla mezzanotte e parliamo di qualcosa che abbiamo pensato. Mi piace gente che sta nel calcio con vera passione, che è quello che succede con questa gente che sta con me. Zotti, il tempo. Buongiorno. Ciao. Ci ha detto che Vigna ha un piccolo problema. Ibañez non è un terzino, Karsdorp le ha giocate tutte e Reynolds per ora non sembra che l'abbia ancora preso in considerazione. Calafiori ha avuto i crampi nella sua prima partita da titolare. Le volevo chiedere, ha mai pensato, vista la situazione, a adottare una difesa a 3 magari, oppure va avanti in ogni caso con la difesa a 4 che abbiamo visto fino adesso? E poi se in quest'ottica ha mai preso in considerazione il reintegro di Santon? No, ho pensato a Trippi, che andrà convocato con noi, e se domani abbiamo qualche problema con questi giocatori che tu hai detto, Trippi ha fatto pre-stagione con noi,
ha lavorato con noi più di un mese, ha giocato con noi tante partite, ha imparato il nostro modo di pensare. È un ragazzino intelligente che può giocare in tutte le posizioni difensive, anche in centrocampo se è bisogno. È un ragazzo senza esperienza, però è un ragazzo con un cuore super umanista e con intelligenza per poter giocare. Non penso al reintegro né di Davide né di nessuno degli altri giocatori che non è con noi. Possiamo giocare a 3, possiamo giocare a 4. Non lo abbiamo fatto ancora, però non posso dire che non lo faremo. È una situazione che sta aperta per noi. Ci sono tante squadre in Serie A che giocano a 3, che è possibile che qualche partita, noi pensiamo che il miglior modo di vincere la partita è giocare così e penso che lo possiamo fare. Oricchio, Teleradio Stereo. Buongiorno mister, Ciao. le volevo chiedere quanto conta nel suo gioco l'aggressività degli attaccanti sui difensori avversari, che in diverse occasioni ha portato a recuperare palla negli ultimi 30 metri e a segnare un gol, e se può essere questa una delle chiavi per la partita di domani contro il Verona. Grazie. No, dipende. Se è una situazione di gioco, un plan di gioco dove vogliamo pressare alto, non si può pressare alto, non si può giocare con una linea alta senza fare pressione aggressiva sulla palla e sui difensori con palla. Questo è ovvio. Se la strategia di gioco è giocare più basso, è giocare con le linee più basse, così no. Però principalmente questa partita di casa e anche la partita di Salernitana abbiamo cercato di giocare pressando alto. In questo senso è molto importante fare questo. La partita di domani ha una difficoltà in più. La difficoltà naturale è la qualità dei giocatori, la qualità della squadra, però c'è una qualità extra, una difficoltà extra, che è un nuovo allenatore che noi in questo momento non abbiamo nessun tipo di referenza per poter pensare che tipo di gioco. Non possiamo guardare al passato di Tudor. Lui cercherà di ripetere i suoi principi, ha cambiato i suoi principi, ha giocatori diversi di quelli che aveva prima e per questa ragione giocherà di un modo diverso. Ci sono tante domande che in questa situazione noi non abbiamo risposta e questo ovviamente è una difficoltà extra per noi, perché non sappiamo, non possiamo né immaginare che tipo di gioco sarà loro proposto. Juric, Rete Sport. Eccoci, buongiorno. Ciao. Volevo parlare di Borja Mayoral. Abbiamo visto come si è arrabbiato perché non ha potuto inserirlo nell'ultima partita, no? E comunque il ragazzo fino ad oggi ha giocato 16 minuti. Quindi volevo chiederle, nelle dinamiche di squadra, nelle gerarchie, che cosa manca magari allo spagnolo per rientrare, no, nel giro degli attaccanti? Lo che le manca è che la FIFA ha permesso per noi giocare con 12. Mentre la FIFA dice che solo possono giocare 11, solo possono giocare 11. E è così. È un modo scherzante, no? di ti rispondere, perché non gli manca niente. È un bravo giocatore, è un bravo ragazzo, lavora tantissimo. Tu hai ragione quando dici 16 minuti perché è la realtà. E un giocatore che solo ha giocato 16 minuti, lavorare del modo come lui lavora è solo da ringraziare, solo da dire fantastico professionista. E l'unica cosa che dico è che lui sarà importante per noi. Sicuro, al 100%. È un giocatore che mi piace di più e di più. Mi piace più oggi che mi piaceva quando sono arrivato 2 mesi fa. È un giocatore che veramente mi piace. Tami sta molto bene, Eldor, come avete visto, sta anche molto bene. Possiamo giocare con 2. Quando abbiamo deciso la ultima partita di mettere Abraham e Mayoral insieme è perché
possiamo giocare con 2. Contro il Sassuolo, negli ultimi 20 minuti abbiamo giocato con 2. Non è possibile giocare con 2 senza avere un altro in panchina. Il Majoral mi piace molto. Mi piace molto, è un giocatore con qualità, con intelligenza, che davanti a porta è freddo, che fa gol, mi piace. Però mi piace Shomurodov, mi piace Tami, però lui ovviamente vuole di più, però arriverà, perché lui è bravo giocatore, bravo professionista e sarà molto utile per noi. Facciamo l'ultima, Carboni, Centro Suono Sport. Salve mister, ha parlato del cambiamento di allenatore con l'arrivo di Tudor. Analizzando un po' quella che era l'Udinese di Tudor di un paio di stagioni fa, sembra un allenatore che in fase difensiva si orienta moltissimo sull'uomo, quasi a tutto campo. Ecco, le chiedo, visto che questa è una particolarità del calcio italiano, come si affrontano queste squadre che ti vengono a prendere magari a tutto campo, come può capitare con Juric per esempio a Torino? Abbiamo pensato in questa possibilità. Se è una rottura totale con il passato della squadra, noi potevamo pensare, lui è arrivato 3 giorni fa, in 3-4 giorni magari è difficile di cambiare questa dinamica, però la realtà è che la squadra l'anno scorso con Juric giocava di un modo simile, sembra che le idee non sono molto diverse e per questa ragione magari, però c'è sempre il magari, c'è sempre questa situazione, magari loro vanno nella stessa direzione. È difficile di giocare contro queste squadre che giocano così. Ieri si è visto per esempio Sassuolo con tanta difficoltà di giocare contro Torino, e è così, è una proposta diversa di calcio che si deve accettare come tutte, perché tutte le proposte sono proposte valide, e se è così sarà ovviamente difficile, però abbiamo lavorato un po', non tanto, però abbiamo lavorato un po' ieri e oggi, pensando anche in questa possibilità, perché dopo loro sono anche bravi in uscita, sono anche bravi nella proiezione dei terzini, in fare arrivare la palla a zona pericolosa, hanno anche profondità. È una squadra che mi piace, è una squadra che ha 0 punti in 3 partite, però poteva perfettamente fare i punti contro Inter, fare punti a Bologna. È una squadra che secondo me finirà tranquillamente in classifica. Grazie a tutti. Finito. Grazie.